Amici, buongiorno, benvenuti in una nuova settimana. 7:35 di lunedì 10 marzo. Non siamo a Dublino. Se ancora non sai perché sono qua, riguardate il video di settimana scorsa. Te lo lascio qui. Siamo a Waterford perché oggi iniziamo un nuovo lavoro e vi spiego man mano. Tra l'altro io me lo sto prendendo con calma, calma zero. Andare a fare colazione, capire anche dove devo andare. Sembra di essere da solo e sto al becco, ma non c'è nessuno. Dovrebbe essere giusta. Direi bene. Perché lui? Ho messo sul tortello, non lui. Taxi è arrivato, andiamo. Lasciamo lì il tortello, così aumentiamo le views e il tempo di visualizzazione. Ora è tempo di andare. Mettiamo questo, così nessuno disturba il tortello alla TV. È incredibile come qui in Irlanda, veramente in mezzo a niente, costruiscano dei poli di uffici allucinanti, enormi. Cioè, fino a mai la caffetteria in mezzo agli uffici, cioè. Siamo letteralmente in mezzo a nulla. Siamo nei campi, totalmente nei campi. L'azienda l'ho vista, non vi dico il nome, considerando gli ultimi andazzi. Se ancora non sai di cosa sto parlando, ti lascio il video qua. Niente, io adesso vado là, il giorno dopo ovviamente. A few moments later. Primo giorno andato. Come è andata? A parte che è impressionante quante auto ci siano in questo posto, perché è piena di aziende enormi. È andata molto bene, giuro, non vorrei sbilanciarmi. Da sensazioni così iniziali da primo giorno mi sono trovato molto bene. Era veramente tanto tempo, un'atmosfera così tranquilla a lavoro. Sono riuscito a pubblicare il video, ma sono al pelo, ce l'ho fatta. Non sono ancora riuscito a fare nulla, a dire nulla, a dirvi nulla, ma c'era una corsa contro il tempo, infatti ho buttato di tutto, mi sono cambiato e adesso andiamo a mangiare di sotto, vi faccio vedere anche cosa c'è e dopo stasera o domani vi racconto quando. Non è in caso domani, non succede niente. Qua continuo ad andare comunque. L'obiettivo è mangiare qualcosa di sano. Questi sono i prezzi con le cose. Classic Irish Guinness, presa era troppo bella. Veramente tanta roba, bella cremosona. Guardate, raga, bel piattazzo. Patatine, le chop. Ricordatevi che qua siamo vicini al mare, quindi il salmone in Irlanda è buonissimo, costa molto poco rispetto all'Italia almeno. I gamberetti, però buona. I gamberi sono freschissimi. Martedì 11 marzo ho fatto un errore madornale stamattina. Ho ordinato il taxi ieri sera, mi sono svegliato col taxi che mi aspettava. L'ho ordinato alle 7:15 invece delle 8:15 e ho dovuto annullarlo. 10 euro buttati. A few moments later. Seconda giornata andata. Sto filmando poco in questi giorni perché sono oberato di informazioni nuove. Che dire, abbiamo confermato le vibe di ieri. Poi è un bel ambiente. La cosa incredibile è che veramente fino a 16:58 non vola una mosca. Tutti lì fanno le loro robe eccetera. In un minuto si scatena l'inferno. Alle 17:01 massimo sono tutti fuori. È una cosa che ho notato rispetto a Dublino. La mentalità qui è rimasta un po' più sana, sembrerebbe. Gente, 50 minuti di corsa. Cioè raga, correre in una zona industriale nel mezzo dell'Irlanda, ma che cacchio, se me l'avessero detto quando ero piccolo e sarebbe successo, non ci avrei mai creduto. Sì, no, che sia una roba incredibile, però sai, sono quelle robe che dici, ma che cacchio, bello. Certo che si può dire tutto, tranne che non ci sia spazio per correre. Adesso in parte la tangenziale, però guardate che rocce strane, anche la luna, bello, la presa di coscienza che si ha quando ti trovi nel mezzo dell'Irlanda da solo. Beh, non c'è niente di male, a parte la salita che dovrò farmi dopo perché se sono in discesa. Ti rendi conto della potenza che hai come singolo quando sei in un posto così da solo e comunque trovi bene, stai bene, ti godi questa solitudine, cioè posti così strani, che sei così solo, che stai bene, bello. Che dire, pensare che veramente non volevo uscire, c'è sempre quella malavoglia quando sono in giro perché non è mai il momento, perché sono un po' in una zona non di comfort e di conseguenza mi sento un po' impaurito, mentre invece mi è piaciuto un sacco, è stato proprio bello. Ricordatevi che la corsa
mi fa sempre bene. Ma non serve spingere, non è importante quello, è proprio uscire, correre, muoversi un po', vi fa rinascere dopo giornate magari un po' strane, magari vi sentite un po' spaesati. Accentua tanto le emozioni, sempre in positivo, ho notato questa cosa. Di conseguenza, nel momento in cui avete avuto delle vibrazioni, delle vibes positive, come me in questi 2 giorni, qua col lavoro nuovo che veramente fa come deve andare, sono veramente molto contento. La corsa non ha fatto altro che tirarmi fuori questa cosa qua e adesso sono contentissimo, ma sono veramente contento, così a caso. E ne siamo fatti di chimica, ragazzi. E la cosa bella della corsa è che se anche avete avuto una giornata un po' così, un periodo un po' così, in cui non state bene, in cui le cose che vi circondano non stanno andando nel verso giusto, andate a correre e state comunque bene. Bene, ora rientriamo, stretching, doccia, andiamo a mangiare. Questa sera gli scuotiamo la cucina questi. Ah, ma quello sono io. Ah, tra l'altro, questo è il video nel quale siamo andati al ristorante di Nicola Balini, ovvero Human Safari. Abbiamo mangiato strabene, se ancora non l'hai visto te lo lascio qua. È molto carino, è verso Bergamo, adesso non mi ricordo, comunque trovate tutte le info nel video. È arrivato del cibo, guardate, un po' di cipolle con insalata, arrivate anche le chicken wings, pensavo fossero un po' di più. Mercoledì 12 marzo, tardi. Signori, eccoci fuori dal lavoro, ho un po' di cose, treno già lì, siamo tornati nella stazione, una gigantesca stazione di Waterford. Casa dolce casa, siamo tornati a Dublino. Giovedì 13/8. Cosa parliamo? E oggi, signori, si comincia a lavorare da casa. Sono commosso, guardate. Più o meno la station lavorativa è pronta, c'è ancora un po' di casino, di cose che non so veramente dove mettere, perché stavano tutte su quella scrivania e adesso non possono più starci. Ultima corsa per Roma, scalla, 30 minuti. Allora, Che ore sono? è tardi, è già troppo tardi, A che ore non sono? faccio niente. Allora, l'altra questione è l'outfit. Abbiamo 2 opzioni. Una È un'ora che questa, siamo così. queste 2, ok? Con... Grande Tonio. Sai che quasi quasi andrei per questa, perché secondo me è molto bella che non c'entra un capo infatti. Venerdì 12. Bel tempo! E oggi si scende di nuovo in Italia. È un po' stufo. Pronti? Adesso sempre in partenza. In partenza! Maratona di Roma, stiamo arrivando. Let's go! Let's go! Arrivati. Buongiorno. Sabato. Sabato! Buongiorno. Ore 5:51. Siamo in partenza per Roma. Pausa caffettino. Arrivati a Roma. E adesso c'è la sorpresa al buon Orgest, che ancora non sa niente. Fermi tutti perché altrimenti non capite niente. Il martedì di quella settimana Orgest ha compiuto gli anni. Ha giocato a rugby un sacco di anni. E nelle 1000 cose che ci eravamo promessi c'era anche che lui sarebbe dovuto venire a Dublino a vedere una partita delle 6 nazioni. Un torneo europeo delle 6 migliori squadre di rugby. Tra cui c'è l'Irlanda, che è sempre la favorita, e l'Italia, che è una di quelle un po' più umili. Come dicevo, una serie fortuita di infiniti eventi hanno portato me, Orgest, il Barret a Roma per la maratona e c'era anche la partita delle 6 nazioni, Italia contro Irlanda. Tutto questo non era in programma, ci fosse una mia amica che vendeva 3 biglietti. Torniamo al video. Quindi ora mi sto dirigendo alla metropolitana, raggiungiamo poi Barret e Orgest, ovviamente non sa ancora nulla. Sono contentissimo, ho appena visto la mia prima borseggiatrice in metro. Buonasera, stupidi. Cazzo fate lì? Forno della pizza, my friend. Ma si va solo. Ma siamo da corsa, io un po' sciupato. Ma hai visto? Noi abbiamo prenotato 3 posti, allo stadio, appena preso i biglietti. Tu? Sì, vieni anche te, andiamo a vedere l'Italia-Irlanda. Guarda il telefono, coglione. Cosa? Biglietti? No, figli della merda. No. Vabbè. Mi stava prendendo davvero, Davvero? Sì. E faccio, ma no, andiamo là al baracchino. Faccio, li prendiamo direttamente.
No, quando avete sposo? Oh, cazzi nostri. Lui niente. Sponsor by Sponsor by Era la scena da filmare tantissimo. Fatta che piangere. Non voleva prendere la carta di identità, uscire dall'albergo. Gli hai detto le Certo, io volevo prendere, ho detto che E cazzo faccio, ma ma prendi il faccio- documento. Ma cazzo me ne faccio il documento io. Scena compiuta. Sai che Hanno fai? fatto Sai che la... fai? Vado a vedere Italia e Irlanda perché pare del tortello, ma ha fatto la sorpresa. Eccolo là. Come San Patrick dopo 5 anni fuori da Dublino. Bello. Minchia, sei grande. Sai che ho detto? Anche fotografo adesso. Partita iniziata, è iniziato anche a piovere, questo non va bene perché gli irlandesi sentono a casa loro. Dura. Da 8 minuti, partita completamente in stallo, stiamo tenendo. Adesso è brutta perché, ma almeno vediamo qualcosa. Ha giocato tutto là in fondo. Questa Italia! Irlanda 7-5 Italia, adesso tirano, no? Adesso tirano, si realizza 7-7. Siamo ancora vivi. Forse non è meta. Non è meta? No, non è meta, no, finita, perso, ma non di molto, 22-17. E poi esci dallo stadio e... sta bene, no? Domenica 16, ore 6:12. Oggi si corre la maratona di Roma. Stiamo preparando. Benvenuti a Roma. Siamo in prepartenza, partire da con il Colosseo qua. L'arena. Con l'arena di Roma. Attenzione, con lo sfondo il Colosseo. Pronti? E qui partita. Io adesso sto nei blocchi, ho salutato i ragazzi perché adesso si concentra, si va in modalità corsa. Il piano è ci scaldiamo i primi 5, se procede tutto bene spingiamola, chiudiamo un bel tempo, se no raga è Roma, facciamo una bella corsa. Ma di che stiamo a fare? 1500 grammi, abbiamo chiuso anche questa, va bene, bello! E abbiamo anche Roma. Eravamo 101. And we were on the finish line. Remember that you were. Fine! Grampi, gestiti, ma è sempre bella, sempre bella. Gara, veramente una maratona. Che bella Roma, è stata anche questa un'altra emozione. Mai fatta con i crampi una maratona, adesso so cosa vuol dire, sono ancora più forte. Vabbè, non so neanche quanto l'ho chiusa, non mi interessa. Sopra le 4 ore però, spero di poco perché stavo andando così bene. Sì, lo so già. Sì. Comunque siamo arrivati tutti. Non ha filmato neanche mia cucina, ma ha filmato lei per me. Quindi metterò quelle. Ciao!
Grazie. Grazie del pranzo. Grazie ragazzi. Sai che un po' d'acqua prima.